Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi della funzione di ricerca e riferimento dati.ordina di Excel, che permette di ordinare un intervallo, una matrice o una tabella in base ad un solo criterio. La funzione dati.ordina è una funzione matrice dinamica ed è disponibile solamente nelle ultime versioni di Excel. In questo video, oltre a mostrarne il normale utilizzo, vediamo anche come questa funzione possa agire in combinazione con altre due funzioni matrice dinamica, le funzioni unici e filtro, al fine di ottenere risultati che, con le vecchie funzioni, sarebbero difficilissimi da ottenere. Per comprendere al meglio la sintassi della funzione dati.ordina, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Dobbiamo riordinare l'elenco degli allievi sia in senso crescente che decrescente. Per ottenere il nostro obiettivo utilizziamo la funzione datiOrdina, la cui sintassi è la seguente. Come puoi notare, all'interno delle parentesi sono presenti 4 argomenti, di cui il primo è obbligatorio, gli altri facoltativi. In questo esempio analizzeremo il funzionamento base di questa funzione e negli esempi che seguono vedremo tutte le possibilità che questa funzione ci offre, cioè analizzeremo tutti e 4 i parametri. Per ordinare un elenco in senso crescente è sufficiente digitare uguale, dati, scegliere la funzione datiOrdina, selezionare l'elenco e premere invio. E dunque è sufficiente utilizzare il primo parametro. Per ordinare invece la funzione in senso decrescente è sufficiente scrivere dati, scegliere la funzione datiOrdina, selezionare la matrice e passare direttamente al terzo argomento, digitando 2 volte punto e virgola. In questo modo potremo scegliere l'ordinamento decrescente che corrisponde a -1, chiudere la parentesi tonda e premere invio. Quindi, riepilogando, se non si specifica il terzo argomento oppure lo si imposta uguale a 1, l'ordinamento sarà crescente, mentre impostando il terzo argomento a -1, l'ordinamento sarà decrescente. Passiamo ora ad un secondo esempio. In tabella sono riportati i punteggi ottenuti dagli allievi di una classe in un test di inglese. Visualizza la classifica in ordine di punteggio decrescente. La funzione datiOrdina è in grado di ordinare anche tabelle con più colonne. Posizioniamoci in cella D6. Digitiamo uguale, dati, scegliamo la funzione datiOrdina e selezioniamo la tabella, escluse le intestazioni. In questo esempio utilizziamo il pulsante FX. Passiamo ora al secondo argomento. Il secondo argomento è il numero che indica la riga o la colonna in base a cui ordinare. Noi vogliamo ordinare in base al punteggio e dunque in base alla colonna 2 della tabella. Dopo aver digitato 2 passiamo al terzo argomento e siccome vogliamo un ordinamento decrescente digitiamo -1. Confermiamo con OK ed il gioco è fatto. Riepilogando, il primo argomento è la matrice da ordinare, il secondo argomento è il numero della colonna in base alla quale ordinare e il terzo argomento è l'ordinamento, 1 per l'ordinamento crescente, -1 per l'ordinamento decrescente. Passiamo ora ad un nuovo esempio. Ti voglio ora mostrare come puoi utilizzare la funzione datiOrdina quando vuoi ordinare i dati per colonna. 6 amici partecipano a una gara di lancio del dado. Ogni partecipante può lanciare un solo dado alla volta per un totale di 3 lanci. Vince chi ottiene il punteggio totale maggiore. In tabella sono riportati gli esiti ed è stato calcolato il punteggio finale di ogni partecipante. Ridisponi i partecipanti in ordine di punteggio decrescente da sinistra verso destra. Osservando i dati, possiamo dire che la colonna più a sinistra sarà quella di Mario. Immediatamente a destra ci dovrà essere Alex, poi Sofia, poi Luca e Mara ed infine Anna. Mi posiziono in cella B19 e digito uguale, dati, scelgo la funzione datiOrdina e clicco sul pulsante FX. La matrice che voglio ordinare è questa e comprende il nome di tutti i partecipanti, i singoli esiti dei lanci ed il totale.
Siccome vogliamo ordinare in base al punteggio totale, si tratta della riga numero 5. Nel secondo campo inseriremo 5 come indice di ordinamento. Abbiamo detto che vogliamo l'ordinamento decrescente e quindi digitiamo -1 nel terzo argomento. Infine, non utilizzando il quarto argomento, l'ordinamento sarà per riga, ma siccome vogliamo ordinare per colonna, dobbiamo inserire vero come ultimo argomento. Dunque, falso è l'ordinamento standard per riga e può essere anche omesso, mentre vero è l'ordinamento per colonna e se si vuole utilizzare tale ordinamento, vero deve essere scritto. Ok, come puoi notare, abbiamo ottenuto il risultato desiderato con una sola formula. Il primo argomento è la matrice, il secondo argomento è il numero della riga in base alla quale vogliamo ordinare, il terzo argomento è l'ordinamento, che nel nostro caso è -1, cioè decrescente, ed il quarto argomento è il tipo di ordinamento. Vero corrisponde all'ordinamento per colonna. Passiamo ora ad un nuovo esempio. In tabella sono riportati i punteggi ottenuti dagli allievi di una classe in un test di inglese. In questa cella gialla può essere inserito il punteggio minimo per raggiungere la sufficienza. Visualizza la classifica degli allievi sufficienti in ordine di punteggio decrescente. Dobbiamo dunque filtrare i dati di questa tabella in modo da visualizzare solamente gli studenti con punteggio maggiore o uguale al punteggio minimo per raggiungere la sufficienza. Inoltre dobbiamo ordinare i dati in senso decrescente. Ti mostro la formula già funzionante. Come primo argomento della funzione dati-ordina, utilizziamo la matrice filtrata, che contiene solamente gli studenti col punteggio alto. Come secondo argomento inseriamo 2, poiché vogliamo ordinare questa tabella in base ai valori contenuti nella seconda colonna, e come terzo argomento inseriamo -1 per ottenere un ordinamento decrescente. Vediamo ora come è stato ottenuto il primo argomento. Mediante la funzione filtro è stata selezionata la matrice, cioè la tabella d'origine. Come secondo argomento della funzione filtro, l'argomento includi, è stato imposto che i punteggi contenuti nella seconda colonna siano maggiori o uguali al valore contenuto in cella E5, cioè la soglia minima per raggiungere la sufficienza. In questo modo la funzione filtro consente di ottenere, come puoi vedere qui in alto, solamente la lista degli allievi con punteggio alto, superiore alla soglia minima. Confermando con OK abbiamo il risultato desiderato e modificando la soglia minima l'elenco si accorcia oppure si allunga, ma rimane sempre ordinato in senso decrescente. Passiamo ora ad un ultimo esempio. Questo esercizio è molto utile quando si devono analizzare database di grandi dimensioni. Ad esempio, questo è un database di 500 righe. In tabella sono riportati gli importi realizzati da alcuni agenti di vendita durante il primo semestre del 2025. Estrai l'elenco ordinato degli agenti di vendita e calcola il fatturato totale realizzato da ciascun agente. In pratica, da questo elenco lunghissimo di nomi, dobbiamo estrarre un elenco ordinato di nomi univoci. La formula da utilizzare è molto semplice. Dobbiamo utilizzare la funzione dati-ordina e nidificare al suo interno la funzione unici. La funzione unici prende in esame la colonna azzurra del database ed estrae i valori univoci. Successivamente, la funzione dati-ordina prende i risultati unici e li ordina alfabeticamente dalla A alla Z, poiché abbiamo utilizzato unicamente il suo primo parametro. Successivamente, mediante la funzione somma se, puoi calcolare il fatturato totale di ciascun agente. Puoi notare che come primo argomento è stata selezionata la colonna azzurra. Come terzo argomento è stata selezionata la colonna rosa degli importi e come secondo argomento, al posto di selezionare la cella E6 e successivamente trascinare la formula verso il basso, è stato inserito dopo E6 l'operatore di riferimento espanso hashtag. In tal modo, premendo invio, la formula sarà immediatamente inserita in tutta la colonna. Per oggi è tutto.
Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!